Buongiorno a tutti, siamo sempre in Valle d'Aosta, terzo giorno, terza escursione, siamo sul sentiero che ci porterà alla tappa d'Arpì, che è la prima tappa di oggi, ma non sarà l'obiettivo finale della giornata. Infatti, il lago d'Arpì proseguiremo per il lago Pietrarossa e poi chissà. Al momento stiamo attraversando il bosco che in circa 40 minuti dal passo ci dovrebbe portare al lago. Al lago ci fermeremo un attimo per rifiatare, per fare 2 o 3 video e poi si proseguirà sempre più in alto. Quindi state connessi e ci vediamo tra poco. Ciao! Il panorama inizia ad aprirsi, si sta diradando il bosco. Alle nostre spalle, come avete visto prima, inizia a intravedersi una porzione della catena del Monte Bianco. Infatti abbiamo visto le Grands Jorasses e non dovrebbe mancare molto al lago, che dovrebbe essere all'incirca qui davanti a noi. Quindi ancora 1 chilometro scarso e quindi direi che ci riaggiorniamo tra poco, una volta arrivati al lago. Ok, siamo arrivati al lago d'Arpì, siamo praticamente soli, c'è solo un'altra persona dall'altra parte del lago, è ancora in ombra al lago e fa abbastanza fresco anche, ha tirato un paio di sbruffate di vento e fa fresco, però c'è tutto aperto, quindi penso che oggi pomeriggio lo rimpiangeremo. C'è una pace, una tranquillità assurda, per fortuna siamo partiti presto stamattina, infatti abbiamo iniziato alle 7:50 forse la camminata più o meno, e perché a breve, soprattutto nel weekend, questo posto si riempie di merenderos, quindi fortuna che siamo venuti in settimana e presto. La nostra prossima tappa e forse anche la meta dell'escursione di oggi non lo sappiamo ancora, quindi state sintonizzati, è più in alto, quindi ora ci riposiamo un attimo direi e poi riprendiamo il nostro cammino. Vi ho lasciato da poco il lago d'Arpì e stiamo prendendo quota abbastanza rapidamente, il sentiero si è stretto di parecchio e facciamo rotta per il lago di Pietrarossa, che dovrebbe essere lì in cima.
abbiamo superato la prima balza, lì c'è la cascatella con l'acqua che arriva direttamente dal lago della Pietrarossa, di Pietrarossa, scusate, che si trova lì sopra. Ok, siamo arrivati sulla piana prima proprio dell'ultima salita per arrivare al lago. C'è un bivio, c'è una traccia di sentiero subito che parte su dritta, però non ce la siamo sentiti di farla perché non sappiamo bene com'è. Quindi abbiamo preso per il sentiero 15-19 e è un pelo più lungo, ma almeno andiamo su forse un pelo più sicuri per non trovarci sorprese. L'altra strada va su laterale a quella cascata fino ad arrivare poi su in alto dove c'è il lago. Dietro di me, come avete visto prima, c'è la catena del Monte Bianco che finalmente dopo 2 giorni in cui ho giocato un po' a nascondino riusciamo a vedere e vedremo meglio, si spera ovviamente, da in alto. Speriamo che non faccia scherzi. Quindi ora vi lascio e facciamo l'ultimo tratto di salita.
Così dopo 2 ore e mezza circa di camminata siamo finalmente arrivati al lago di Pietrarossa. E che dire, molto bello, ne è valsa la pena. Volevamo andare anche sulla Becca Pugnenta che è qui dietro più o meno, ma purtroppo per oggi rinunciamo perché dopo 3 giorni a camminare siamo leggermente stanchi. Serve per la prossima volta, direi. Sì. Ora ci riposiamo un po' qui nel lago e poi ritorniamo giù al lago d'Arpì, dove faremo il bagno. Fredda? Se volete il video completo con i piedi di Luca, abbonatevi al nostro canale. Vi giriamo noi l'Iban. Ok, stiamo scendendo e è uno degli ultimi punti dove è possibile ammirare questo bellissimo panorama, che è più o meno lo stesso che si vedeva dal lago. E possiamo vedere qui davanti il Colle della Croce, ci sono stato qualche anno fa, è davvero molto bello, un giro alternativo a questo, possiamo dire, sempre con un bel dislivello e molto panoramico sul Monte Bianco. Dietro, come sempre, c'è il Monte Bianco e le Grand Jorasses, e in fondo alla valle si intravede Courmayeur, poi vi metterò una freccia. Ora noi proseguiamo la discesa su questa bellissima pietraia e andiamo a rilassarci un po' al lago d'Arpì.
Ok, abbiamo finito anche oggi la nostra escursione, era l'ultima di questa 3 giorni valdostana. Questo trittico è stata una bella escursione, il lago è davvero molto bello, il lago di Pietrarossa, anche il lago d'Arpì, soprattutto di mattina con pochissima gente, però il lago di Pietrarossa è davvero davvero bello. Ci è dispiaciuto un po' non essere arrivati in cima alla Becca Pugnenta, però non ne avevamo più dopo questi 3 giorni e sarà per la prossima volta, torneremo più cattivi, più preparati e saliremo facendo il record del mondo. Le nostre avventure però non finiscono qui, ma state connessi perché da settembre si ritorna in montagna. Ne vedremo delle belle. Abbiamo già in programma qualcosina, ma ovviamente non qui, non vi spoileriamo niente. Voi continuate a seguirci, mettete like, iscrivetevi e ci vediamo come sempre alla prossima avventura. Ciao ciao!